Ciao a tutti, io sono Wally e bentornati a una nuova puntata di Setup, la rubrica di Wikos nella quale vi dimostriamo che i giochi da tavolo sono divertenti, anche se voi non ci credete. E il gioco che oggi intavoleremo è... Scooby-Doo, il gioco da tavolo. Non so per quale motivo abbiano dovuto mettere il gioco da tavolo, perché è in una scatola e quindi è un gioco da tavolo. E ora andiamo a vederlo sul tavolo. Bene, dopo aver messo sul tavolo il gioco da tavolo di Scooby-Doo, andiamo a capire un pochino quello che è poi il cuore del gioco. Allora, intanto iniziamo dicendo che è un cooperativo, quindi si gioca tutti insieme contro il gioco stesso. In questo caso contro il mostro che è stato selezionato casualmente, che è il clown fantasma, che è colui che ci metterà i bastoni tra le ruote e tenterà di non far portare a termine la nostra missione. La nostra missione è quella di sconfiggere il clown fantasma costruendo le 4 trappole che abbiamo appunto a disposizione per sconfiggere il mostro. Ognuno di noi ha ricevuto, scelto, in realtà il gioco dice scegliete un personaggio, abbiamo in gioco Daphne, Fred e ovviamente Scooby-Doo, come non poterlo mettere. I giocatori vincono la partita nel momento in cui completano le 4 trappole che sono lì in bella vista, che sono queste, ma perdono in svariati modi. Ovviamente la condizione di vittoria è una, le condizioni di sconfitta sono più, perché mi sembra giusto. Come si perde? Si perde se non ci sono più a disposizione segnalini mostro da mettere sulla mappa, se ci sono 3 luoghi infestati, poi andiamo a vedere che cosa vuol dire, e se non rimangono più carte da pescare nel mazzo della banda di Scooby-Doo, perché via via finiranno. Il mazzo di pesca è il tempo a disposizione dei giocatori per arrivare a conclusione della partita. Il turno funziona in questo modo. La prima cosa da fare è ogni giocatore, in questo caso siamo 2 giocatori fisici e un terzo spirituale, pescano 2 carte dal mazzo di pesca in qualsiasi ordine. Quindi io pesco 2, tu peschi 2 e diamo 2 carte anche al nostro giocatore spirituale. Le carte del mazzo di Scooby-Doo sono in questo modo, hanno un valore numerico che viene chiamato valore di iniziativa, i passi che il personaggio potrebbe da 0 a 2 in questo caso fare, e sotto alcune hanno anche un effetto di gioco. Quindi una volta che abbiamo pescato le carte, i giocatori guardano le proprie carte e scelgono quale carta utilizzare. Una volta che le abbiamo scelte vi andiamo a spiegare quello che accadrà. Quindi la mette davanti a sé ogni giocatore, la seconda carta viene messa a faccia in giù nel mazzo di recupero. Quindi facciamo che anche Fred ne sceglie una senza che noi siamo lì a guardare perché è il giocatore che non c'è, e l'altra la mette qui. Una volta che i giocatori hanno girato le loro carte, dovranno svolgere il turno in base al numero di iniziativa presente sulla propria carta, partendo dal più basso e andando poi in ordine crescente. Ma anche il mostro ha lo stesso tipo di carte, quindi si rivelerà una carta mostro, anche lui avrà un valore di iniziativa e un valore di movimento che andrà a svolgere. Quindi in questo caso si parte dal giocatore di Scooby-Doo, che è al numero più basso, e potrà fare tra 0, quindi potrà stare fermo dove si trova o fare un passo, e per di più fare anche un'azione che è riportata sulla sua carta. Come si muovono i giocatori? I giocatori possono muoversi attraverso tutti gli spazi del tabellone, sono caselle ovviamente, delimitate da una linea tratteggiata o da una linea rossa. Ovviamente dalla linea rossa io non posso attraversare direttamente, ma posso solo fare il giro, in questo caso fare il giro lungo. Le freccine invece servono per il movimento dei cattivi. In questo caso vedi, lui si muoverà di 3 passi in direzione delle frecce blu. Partendo dal giocatore Scooby-Doo col numero 4 potrà svolgere il suo turno, quindi potrà muoversi in questo caso da 0, rimanere fermo lì o fare un passo. Dopodiché il numero successivo al 4 in gioco tra il 37, il 40 e il 15 è il 15, quindi si muoverà il mostro. Il mostro si muoverà di 3 passi in direzione delle frecce blu, quindi farà 1, poi seguirà la freccia blu 2 e poi seguirà la freccia blu 3 e arriverà qui. In questo caso, entrando in una casella in cui c'è un giocatore, quando il mostro passa da una casella in cui c'è un giocatore, prendi le prime 2 carte del mazzo di pesca e le scarti. Quindi vuol dire che abbiamo tolto del tempo ai giocatori. Una volta scartate le carte, ovviamente il mostro finisce il suo turno, quindi era 1, 2 e 3, e finisce il suo turno nella casella dell'aerodromo.
scartare le carte succede anche se il giocatore passa in una casella in cui c'è il mostro. Quando il mostro si muove, oltre a muoversi e a spaventare i giocatori, ogni casella in cui entra colloca un segnalino mostro. Quindi, avendo fatto questo giro, colloca un segnalino mostro in ogni casella. Questo perché? Perché quando bisogna collocare un segnalino mostro e non ce ne sono più, i giocatori perdono la partita. Quindi i giocatori devono anche andare in giro per la mappa attivando i luoghi per togliere i segnalini mostro dalla mappa e rimetterli nella riserva, in modo che il mostro possa sempre continuare a metterne. Quindi devi tenere conto dei segnalini mostro, devi evitare che la gente scappi, devi costruire le trappole, devi fare mille cose. Quando il mostro si è mosso, si prosegue con i giocatori, in questo caso il 37 Fred che farà la sua azione, dopodiché Daphne 40 farà la sua azione. Quando abbiamo finito tutti, queste carte si scartano nella pila degli scarti. Nuovo turno. Di nuovo si pescano 2 carte e si ripianifica la situazione. Anche la carta mostro viene messa in una pila degli scarti. Lo scopo del gioco è quello di arraffare i vari materiali per costruire le trappole. Quindi ogni casella dà dei materiali e dà la possibilità di fare tante cose, quindi rimettere le carte azione, togliere i segnalini mostro, rimpolpare la riserva di abitanti. Quindi lo scopo del gioco, appunto, per vincere è quello di completare le 4 trappole e noi i materiali delle trappole li preleviamo quando ci fermiamo in una casella in cui c'è la possibilità di prelevare del materiale. Ovviamente quando tu ti fermi in una casella devi attivare l'effetto della casella, quindi io sono qui, mi fermo qui e questo mi dice che posso prendere 3 reti oppure prendere una maglietta e aggiungere 2 abitanti alla città. Perché? Perché quando il mostro si muove, cosa che noi qui non abbiamo fatto, ogni passo che lui fa elimina anche un abitante. Quando tutti gli abitanti in un luogo sono scappati, quel luogo diventa infestato. Se ci sono 3 luoghi infestati, i giocatori perdono la partita, quindi bisogna anche far tornare gli abitanti, evitare di fare infestare troppi luoghi e via discorrendo. Quando un giocatore prende il materiale e li mette qui, ogni giocatore può al massimo avere 6 materiali e si può iniziare a costruire solo una trappola per volta. Quindi se Daphne decide di iniziare a costruire questa trappola, non possiamo iniziare un'altra trappola fino a quando non abbiamo completato la prima. I giocatori proseguono così fino al completamento, appunto, della 4ª trappola per vincere la partita. Altrimenti per perdere abbiamo detto che ci sono 1001 modi per perdere. Ovviamente in questo video non abbiamo spiegato nel dettaglio tutte le regole, ci sono tante cosine interessanti da scoprire. Ad esempio ogni personaggio ha una capacità che può utilizzare una volta per partita che aiuta ovviamente la banda di Scooby-Doo. Nota per tutti gli appassionati di Scooby-Doo, come avete visto in questo gioco c'è anche questa simpatica Mystery Machine che può effettivamente, come abbiamo visto, contenere dei personaggi. Come funziona la Mystery Machine? All'interno, ad esempio, io termino il mio turno qui, spendo un segnalino benzina e decido di montare sulla Mystery Machine e spostarmi in un qualsiasi luogo del tabellone. Il luogo del tabellone che contiene la Mystery Machine può contenere 2 personaggi, mentre qualsiasi altro luogo può contenere solo un personaggio alla volta. Dunque, io non posso terminare il mio movimento qui, perché c'è già Daphne, ma posso passare da qui. Ok? Ma se invece ci fosse la Mystery Machine, io potrei tranquillamente entrare qui, perché la casella con la Mystery Machine dà la possibilità di contenere 2 personaggi anziché solo uno. Dopo aver spiegato sommariamente le regole del gioco, andiamo a capire un attimino com'è questo Scooby-Doo, il gioco da tavolo. Merita l'acquisto oppure no? Allora, intanto diciamo che visivamente è molto bello per gli appassionati, anche se non siete forse appassionati. Io non sono un appassionato di Scooby-Doo, è stato un acquisto compulsivo. L'ho visto, volevo acquistare qualcosa, ho detto bello, l'ho comprato. Ne sono rimasto deluso? No, in parte forse, ma i componenti sono molto carini, le miniature sono belle, come le avete viste, le carte sono disegnate bene, la plancia è carina. Diciamo che dà l'impressione di essere un gioco per piccoli, ma la difficoltà al tavolo si sente. Non è così semplice come sembra, non bisogna lasciarsi ingannare dalla carineria delle componentistiche, perché poi al tavolo c'è da ragionare, da capire, da parlare. Ed essendo un gioco cooperativo c'è la possibilità che ci sia un giocatore alfa, sostanzialmente quella persona che ragiona 2 mosse avanti e ti dice tu fai così, tu fai colà, allora tu vai di là, tu vai di là. Quindi questa è forse una delle pecche di questo tipo di gioco, che però è mitigata dal fatto che le carte hanno tutte
un valore di iniziativa differente, i giocatori non possono dirsi effettivamente quale carta giocheranno, possono dare dei suggerimenti, quindi questo mitiga un attimino la possibilità del giocatore alfa che ti spieghi e ti dica tu devi fare queste cose. La scatola dice 30 minuti a partita, no, anche se si gioca in 2 o 3 giocatori, si può giocare fino in 5, comunque la partita supera abbondantemente i 40-45 minuti, addirittura anche l'oretta se siete persone che ragionano, perché comunque essendo un gioco cooperativo bisogna ragionare, non è che giochi la carta, ti muovi e quello che succede succede. Cioè sì, se vuoi perdere è questo il metodo, ma se vuoi vincere devi parlare con i tuoi compagni di squadra. Bene ragazzi, questo era appunto Scooby-Doo, il gioco da tavolo. Spero di essere stato chiaro nelle spiegazioni e nel illustrarvi i pro e i contro, secondo il mio modesto parere da giocatore, io non sono un game designer o altro, lo gioco per divertimento. Iscrivetevi al nostro canale se vi piacciono i video, commentate, condividete ovviamente, e con questo vi saluto e vi do appuntamento alla prossima.